Salve ragazzi e ben ritrovati, siete come sempre in compagnia di Marcus1590 e quest'oggi per la seconda puntata di Inside voglio recensire un altro mod per Medieval 2, ancora in via di sviluppo. Il mod in questione è Die Italienische Krieg, che forse conoscerete meglio con il nome di The Italian Wars. Creato da un team tedesco di modder, questo mod tratta le vicende della penisola italiana e delle fazioni straniere confinanti in un lasso di tempo piuttosto ristretto, che va dal 1493 al 1559, dunque in pieno rinascimento. Il mod ha già attirato parecchie attenzioni su di sé grazie al rilascio, tempo fa, di una Battle Beta che ha permesso a molti curiosi di tastare con mano una prima bozza del lavoro. Oggi però non voglio parlarvi di quella Battle Beta, bensì dell'alfa della campagna, che ho avuto il piacere ed il privilegio di giocare in anteprima, essendomi stato affidato dagli sviluppatori stessi il ruolo di tester e di recensore. Dopo un'attenta analisi posso dire che The Italian Wars ha superato l'esame a pieni voti. Il mod infatti cambia notevolmente l'esperienza di gioco rispetto al Medieval 2 base, sia per quanto riguarda la gestione del proprio regno, sia per le tattiche in battaglia, grazie ad un realismo storico piuttosto ben curato. Ad ogni modo, prima di addentrarci nella campagna, voglio mostrarvi una panoramica generale di questo mod. Partiamo col dire che nonostante il periodo trattato sia in teoria per buona parte considerato anche nel Medieval 2 base, le battaglie saranno totalmente differenti da quelle giocabili nel titolo ufficiale della Creative Assembly. Il perno attorno a cui ruoteranno gli scontri saranno le rocciose formazioni di picchieri, il cui ruolo è stato pesantemente rivisto. Da unità piuttosto antipatiche e quasi del tutto inutili nella versione base di Medieval 2, i picchieri giocheranno infatti un compito fondamentale in The Italian Wars. Non meno importante il peso delle armi da fuoco, che risulteranno fondamentali per scompaginare le intricate selve di picche nemiche prima di buttarsi nel corpo a corpo. A tal proposito, impossibile non lodare l'effetto del fumo delle armi da fuoco introdotte dai modder tedeschi. Quello che colpisce non è solo l'effetto in sé, quanto il fatto che l'animazione si dimostri dinamica, con il fumo che segue la direzione del vento, rendendo molto più realistici i campi di battaglia. Parlando un po' più nel dettaglio delle unità, graficamente il mod si presenta ben fatto, con alcuni particolari che balzano subito all'occhio, come i pittoreschi costumi, gli stendardi e persino i tamburi che ritmavano il passo di marcia. Particolare ma assolutamente azzeccata è anche l'idea di utilizzare il doppiaggio originale. A seconda del ramo linguistico della fazione, dunque, cambierà l'audio di gioco, potendo così gustarci i discorsi dei generali e le frasi degli agenti in campagna in diverse lingue: spagnolo, El siervo de Dios. Francese, Mes yeux sont les vôtres, maître. Tedesco, Ein Befehl, mein Kaiser. ungherese Rad slужить вам, milord. e ovviamente italiano. Apro una via commerciale. A tal proposito è stata fatta un'eccezione per le fazioni musulmane, che si esprimeranno in un inglese dal fortissimo accento medio orientale. What is the Sultan's will? Sempre a proposito del comparto audio, è stata completamente rivista la colonna sonora di gioco, sia in campagna che in battaglia. Un'altra piccola particolarità che ho notato riguarda le formazioni di tiratori a cavallo, che non si presenteranno più ben allineate e ordinate come nel gioco base, ma disposte in ordine sparso. Passiamo ora all'intelligenza artificiale, indubbiamente uno dei punti forti del mod. Essa è stata infatti pesantemente rivista rispetto al gioco base, dimostrandosi capace di rispondere in maniera celere e piuttosto intelligente alle mosse del giocatore, cercando di ottenere sempre il controllo di un'altura, in particolare quando gli assi si trovano in inferiorità numerica, e soprattutto caricando appena viene bersagliato dal tiro dei nostri tiratori o della nostra artiglieria, diversamente da quanto accadeva in Medieval 2 base, dove troppo spesso le unità gestite dall'IA rimanevano ferme immobili nonostante fossero sotto il tiro dei nostri balestrieri o delle nostre catapulte. Ovviamente l'intelligenza artificiale si dimostra anche dinamica, risultando capace di cambiare le proprie decisioni anche dopo pochi secondi, a seconda di come si evolve la situazione sul campo di battaglia. Ma passiamo all'aspetto clou di questa recensione, ovvero la campagna. Come già detto, si tratta di una versione alfa, ma nonostante questo i problemi riscontrati sono pochi e di secondaria importanza, quali ad esempio degli errori nella grafica dei menu, eccetto uno che mi ha impedito di concludere le campagne che ho provato e che ho prontamente segnalato agli sviluppatori.
Quello che ho però potuto vedere ed apprezzare è una campagna molto ben strutturata. La mappa di gioco ha il suo cuore pulsante nella penisola italiana, ma comprende anche i territori circostanti, ovvero i Balcani, la Svizzera, l'Austria, il sud della Germania, la porzione sud-orientale della Francia e un tratto di Nord Africa. Andiamo ora a vedere, grazie all'ausilio della mappa di gioco, quali fazioni potremo giocare in questo mod. Partiamo dalle potenze straniere con il Regno di Francia, il Regno di Spagna, il Sacro Romano Impero, il Regno d'Ungheria, la Lega Sveva, la Confederazione Elvetica, la Repubblica di Ragusa, l'Impero Ottomano e gli Afsidi. Per quanto riguarda le fazioni italiane, potremmo scegliere fra i Bentivoglio, signori di Bologna, il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Genova, il Ducato di Savoia, il Marchesato di Mantova, la Repubblica di Firenze, la Repubblica di Siena, il Marchesato del Monferrato, il Ducato di Ferrara e Modena, lo Stato della Chiesa, il Ducato di Urbino e il Regno di Napoli. Una volta scelta la fazione, iniziamo la nostra campagna. Innanzitutto partiamo col dire che non bisogna cadere nell'errore di pensare che il gioco sia troppo monotono. Nonostante la maggior parte delle fazioni siano, come abbiamo visto, italiane, le condizioni iniziali, le sfide e in parte anche il roster delle unità sono differenti, quindi il livello di sfida si rinnoverà ad ogni campagna che inizieremo. In questo spicca la decisione di non uniformare le condizioni economiche di partenza. Indipendentemente dal livello di difficoltà scelto, ogni fazione inizierà con un numero di fiorini differente e già con una situazione diplomatica più o meno definita, alleati e o nemici. La campagna parte con una particolare notifica scritta di pugno dai modder che ci fornisce una dettagliata spiegazione delle introduzioni di questo mod, dandoci anche qualche utile dritta. Vediamo di riassumerle. Partiamo innanzitutto dai costi di gestione. Come in altri mod, vedi ad esempio Bellum Crucis, le nostre scelte influiranno sull'ammontare degli introiti annuali. Spostare un'armata in campo aperto comporterà infatti un aumento delle spese rispetto a quando teniamo le nostre truppe in presidio all'interno di una città. Questo è un aspetto che personalmente apprezzo moltissimo, perché rende assai più realistica e dunque simulativa l'esperienza di gioco. Tuttavia, in questa alfa ho ravvisato qualche aspetto da fissare a tal proposito, dato che non tutte le unità e non in tutte le province spostare un'armata fuori città comporta matematicamente un aumento dei costi di gestione. La nota iniziale ci mette in guardia anche sul notevole peso che la religione esercita sulla gestione della nostra campagna. Essa risulta particolarmente importante in territori quali l'Impero, i Balcani o la Tunisia. Un ruolo molto importante è poi giocato dagli arcivescovi e qui abbiamo un'altra notevole introduzione che farà senz'altro piacere a tutti gli amanti della storicità. Il titolo di arcivescovo infatti sarà disponibile solo nelle città storicamente sedi di arcidiocesi, indipendentemente dal livello della struttura religiosa presente in quel dato insediamento. Questo vuol dire che, per esempio, in questa campagna con la Repubblica di Firenze, reclutando, tra virgolette, un prete a Firenze, nel turno successivo ci ritroveremo a disposizione un arcivescovo, il cui titolo sarà ben visibile nei dettagli del personaggio. Ovviamente potremo avere solo un arcivescovo per ogni arcidiocesi. Va detto però che non tutte le arcidiocesi sono effettivamente presenti. Ad esempio, in Sardegna sarà presente solo l'arcidiocesi di Cagliari, non quella di Sassari, istituita storicamente nel 1441 ed erede di quella di Torres. Questa decisione è stata presa per una semplice questione di bilanciamento fra le fazioni, in quanto altrimenti gli spagnoli avrebbero avuto un peso sin troppo rilevante sulla curia romana sin dal secondo turno di campagna. La questione religiosa non si chiude però certo qui. Gli arcivescovi sono infatti dei fortissimi candidati per la nomina cardinalizia. Questo vuol dire che più arcidiocesi controlliamo, più possibilità avremo di influenzare la curia romana. E come certo immaginerete, controllare Roma, avere dunque l'appoggio del Papa, risulterà di fondamentale importanza. Tutto questo lo si denota, come dicevo prima, dalla nota iniziale. Di per sé però non ho avuto modo di testarlo in gioco. Nell'interfaccia, infatti, a differenza del livello 2 base, non è presente in questa alfa una sezione riguardante il collegio cardinalizio. Il perché, forse l'ho intuito, ma ci arriveremo fra un attimo.
Prima infatti voglio mettervi al corrente di altre due cose. Una riguarda un altro aspetto che ha un notevole peso sul tema religioso, l'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni. Come di certo saprete, l'ordine ha la sua sede principale nell'isola di Malta, controllata ad inizio campagna dagli spagnoli. Ebbene, tramite l'ordine i nostri familiari, oltre al ruolo politico-militare che ricoprono, potrebbero avere anche un peso sulla questione religiosa. Erigendo in una delle nostre città un capitolo dell'ordine, il o i nobili che soggiornano in quella città potrebbero riuscire a instaurare un ottimo rapporto con i membri dell'ordine, sino a diventarne degli affiliati, il che permetterà loro di accattivarsi le simpatie della curia. L'altra cosa invece riguarda la questione mercenari. Come sicuramente saprete, le figure dei mercenari ebbero un ruolo fondamentale nelle guerre d'Italia, basti pensare per esempio ai lanzichenecchi. In The Italian Wars i modder hanno dunque pensato di introdurre le figure dei capitani di ventura, ovvero dei comandanti delle compagnie di mercenari. Da quanto si legge nella nota iniziale, questi capitani di ventura offriranno i propri servigi di loro spontanea iniziativa, nel qual caso ovviamente fossimo in guerra contro una o più fazioni. Accettando l'offerta, il capitano e la sua compagnia si metteranno al nostro servizio, permettendoci nel giro di un solo turno di formare un'armata ben addestrata ed equipaggiata, che però graverà pesantemente sul bilancio statale. In molti fra di voi penseranno che a questo punto non sia il caso di prendersi con sé. Beh, rifiutare l'offerta potrebbe avere un peso assai ben peggiore di una semplice, esorbitante spesa temporanea. Anche se non ci viene effettivamente svelato se semplicemente il capitano di ventura potrebbe chiudere l'affare con la controparte o, ferito nell'orgoglio, potrebbe decidere di depredare le risorse dei nostri territori, spawnando dunque come armata ribelle. Tuttavia, esattamente come la questione della curia romana, anche questo aspetto dei capitani di ventura non l'ho potuto testare in gioco, non essendomi mai capitato di ricevere un'offerta del genere. È un errore? No, affatto, vediamo il perché. Come saprete benissimo, nei vari Total War le nostre campagne sono soggette a eventi, il matrimonio di un nostro familiare, un'elezione papale, ma anche un terremoto o un'epidemia. Alcuni di questi eventi sono scriptati per avvenire in quel preciso turno in quella precisa località, altri sono più randomici. Ecco, in questa alfa non sono stati ancora implementati gli eventi concernenti elezioni papali o capitani di ventura. Gli sviluppatori infatti stanno ancora lavorando su questa parte del gioco, ma le novità che ci attendono sono molto interessanti. Scorrendo rapidamente il file Campaign Scripts presente nella cartella di gioco, infatti, ho notato subito una corposa lista di eventi storicamente accurati, suddivisi per fazione. Ogni fazione avrà dunque la sua lista di eventi che potrebbe influenzare in maniera più o meno decisa la nostra partita. Tanto per farvi fare un'idea, fra gli eventi avremo l'esecuzione di Savonarola per la fazione fiorentina o l'istituzione della Lega di Cambrai. Legato a questo aspetto c'è un'altra, per così dire, scoperta che ho fatto girando fra i file di gioco. Nella sezione degli stemmi delle fazioni mi sono accorto che vi sono emblemi che non appartengono a nessuna fazione presente in gioco all'inizio della partita, come ad esempio lo stemma del Ducato di Firenze, quello che poi storicamente diventò il Granducato di Toscana. Ebbene, il Ducato di Firenze nacque ufficialmente nel 1532, ovvero 39 anni dopo la data di inizio della campagna. E difatti, in campagna, il Ducato inizialmente non esiste, sarà un apposito evento ad istituirlo. Sicuramente si tratta di un'introduzione molto interessante, che verrà particolarmente apprezzata dagli amanti della storicità. Ma proviamo un po', perché no, a giocare con la fantasia. Ecco, per ora non mi è dato sapere in quale misura un evento del genere andrà a influire sulla partita, ma è senz'altro molto suggestivo pensare che un cambio di forma del governo possa influire per esempio sugli aspetti della gestione del nostro Stato o magari sull'ordine pubblico. Per quanto riguarda più in generale le notifiche che ci arriveranno ad ogni inizio turno, esse presentano delle miniature completamente nuove. Giusto un piccolo dettaglio, però pur sempre apprezzabile. Chiusa la notifica di benvenuto, vediamo un po' qual è il colpo d'occhio della campagna. Ovviamente, dato il periodo storico trattato, dimenticate i castelli di Medieval 2. Non sarà infatti più possibile convertire gli insediamenti in castelli, ma nella mappa sono comunque presenti dei forti, che il giocatore o l'intelligenza artificiale può utilizzare per difendere al meglio una posizione. Essendo già presenti sulla mappa e non essendo possibile raderli totalmente al suolo, i nostri generali non avranno la possibilità di costruirne di nuovi.
Inoltre i forti risultano essere slegati dalla città che amministra la provincia nella quale essi si trovano. Questo vuol dire che quando noi conquisteremo una città non avremo automaticamente anche il controllo dei forti presenti in quella provincia, che invece resteranno in mano al nemico. Questo fattore renderà più dure e avvincenti le nostre campagne. Un'intelligenza artificiale particolarmente agguerrita, infatti, cercherà senza ombra di dubbio di mettere in atto una fiera ed eroica resistenza ad oltranza, cercando di costringerci a scardinare le loro roccaforti difensive una per una. A proposito di intelligenza artificiale, il lavoro dei modder in questo senso è sicuramente da incorniciare. Sono stati infatti corretti i ben noti problemi dell'IA in campagna, quali improvvise e ingiustificate dichiarazioni di guerra. La diplomazia è ora maggiormente realistica. Indipendentemente dal livello di difficoltà, infatti, quasi nessuno rinuncerà alla possibilità di commerciare con voi, a meno che i rapporti non siano particolarmente tesi. Inoltre, l'intelligenza artificiale pare in grado di leggere bene le situazioni che si vengono a creare in partita, rinunciando spesso allo scontro in campo aperto quando si ritrova di fronte un'armata particolarmente consistente, preferendo di gran lunga arroccarsi all'interno di solide mura e cercare di vendere dunque carissima la propria pelle. Come abbiamo già visto, il periodo trattato è piuttosto ristretto. Per questo motivo i modder hanno deciso di suddividere un solo anno in ben 5 turni, uno per stagione, eccezione fatta per l'inverno che dura 2 turni. In questa maniera il giocatore avrà a disposizione un notevole numero di turni per raggiungere i suoi obiettivi e vincere la campagna. Prima, parlando degli arcivescovi, abbiamo accennato ai tratti dei personaggi. Anche questi sono stati modificati dagli sviluppatori, così come gli aiutanti. In questa campagna con la Repubblica di Firenze, per esempio, possiamo vedere fra gli aiutanti del podestà fiorentino niente poco di meno che Francesco Guicciardini. Egli non si limita semplicemente a una presenza per così dire scenica, ma influirà sulle qualità del nostro podestà, conferendogli dei bonus. Altro aspetto completamente rivisto sono i ribelli. A differenza di Medieval 2 base, dove ai livelli di difficoltà più alti si generavano continuamente armate ribelli, spesso anche in regioni con un elevato ordine pubblico, togliendo di fatto realismo al gioco, in The Italian Wars questo fenomeno è assai più contenuto, rendendo la campagna meno discontinua. Passiamo alle strutture. Sono state introdotte nuove costruzioni per meglio gestire la nostra fazione. Una l'abbiamo già vista e si tratta dei capitoli dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni. Ma ve ne sono tantissime altre, si va dai ghetti ebraici, già presenti in modi come Bellum Crucis, che a costo di un incremento dello scontento aumenterà i nostri introiti, alle stamperie, alle nuove gilde, ai centri manifatturieri gestiti da importanti famiglie di banchieri e mercanti, sino ad arrivare a importanti edifici storici, quali il Castello Estensa Ferrara o la Torre della Lanterna di Genova. Ognuno ovviamente con i suoi bonus ed eventualmente anche i suoi malus. Passiamo ora ad un altro aspetto che è stato pesantemente modificato, le flotte. Reclutare navi sarà particolarmente difficile e costoso. Mentre in Medieval 2 bastava un piccolo porto per allestire le prime navi da guerra, qui in The Italian Wars non potremo reclutare alcuna flotta senza prima aver sviluppato adeguatamente il livello dei nostri porti. Questo rende, a mio modo di vedere, molto più realistica la gestione delle nostre forze navali. Mentre in Medieval 2 era sempre fattibile concorrere per il dominio dei mari, qui in The Italian Wars le flotte che solcheranno questo tratto di Mediterraneo saranno sempre molto poche, e per lo più appartenenti sempre alle stesse fazioni. Sono infatti davvero pochissime le fazioni che possono permettersi sin dal primo turno di mettere in mare delle navi da guerra. Fra queste, manco a dirlo, la Serenissima Repubblica di Venezia, che insieme a poche altre potrà dunque giovarsi di un netto vantaggio iniziale, instradando dunque la campagna su un binario più storicamente realistico. Chiudo con il sistema AOR, introduzione presente in quasi tutti i mod e sempre molto apprezzato dai giocatori. L'AOR, acronimo di Area of Recruitment, fa sì che una fazione possa reclutare unità che teoricamente non appartengono al suo roster di partenza, semplicemente controllando un insediamento in una regione della cultura differente. Ad esempio, andando a conquistare la Tunisia con una fazione europea, dalle varie città del Nord Africa potremo reclutare unità di guerrieri tribali sudanesi o di arcieri musulmani. Più in generale, le unità avranno dei costi di reclutamento e di gestione decisamente alti, equiparati a quelli del Medieval 2 che tutti noi conosciamo.
Questo per incentivare i giocatori ad utilizzare i mercenari e quindi a creare delle potenti armate temporanee da sciogliere non appena termina il conflitto che ci vede impegnati. E a proposito delle unità abbiamo persino una ridenominazione, anche se prettamente estetica. Anche qui c'è qualche correzione da fare dovuta ad un'errata traduzione in italiano. Bene, siamo dunque giunti alla fine di questa recensione. Rispondo subito alla domanda che sicuramente vi starete facendo: quando uscirà la versione definitiva per il pubblico? Io francamente non so con quale ritmo vada avanti il lavoro da parte di Modder, ma penso che ci vorrà ancora un po' di tempo. Come abbiamo visto, infatti, le fondamenta sulle quali erigere tutto il lavoro sono già state gettate e sono belle e solide. Io mi sono davvero divertito a testare le varie campagne e mi sono anche fortemente appassionato a questo progetto. Va da sé però che, a parte qualcosa da fissare, sono tante le implementazioni da fare da zero. Implementazioni che poi ovviamente andranno testate e valutate. Ad ogni modo resterò in contatto con il team di sviluppo per mettervi al corrente di eventuali novità e il canale stesso resterà a loro disposizione per future recensioni e collaborazioni. A proposito di collaborazioni, prima di salutarci volevo dirvi che il prossimo video di Inside riprenderà l'argomento Tsardom's Total War, in quanto sto collaborando per vie traverse anche con il team di sviluppo di quel mod. Più precisamente mi è stata richiesta un'altra recensione, stavolta sulla nuova versione della Battle Beta, che ha visto un incremento delle fazioni giocabili. Io mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento e se così fosse lasciate un mi piace, vi ringrazio ovviamente per essere passati e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento. Ciao!